Nell'arco di questo tutorial voglio insegnarvi a usare un paio di strumenti per la ricerca del metallo prezioso, cioè dell'oro. Infatti non tutti sanno che lungo gli alvei dei fiumi è ancora oggi possibile in Italia trovare qualche pagliuzza del prezioso metallo. Ci vogliono pochi strumenti, ma bisogna usarli con cura. E tutto questo dopo la preview. E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi, bentornati invece se siete miei amici da tempo. Questo episodio sarà un po' differente dagli altri in quanto voglio farvi un tutorial passo a passo per utilizzare questo strumento, cioè il piatto del cercatore d'oro, con l'ottica di trovare non solo il metallo prezioso ma anche eventualmente le gemme grazie all'utilizzo del setaccio. Spero che questo video vi possa aiutare anche voi a intraprendere le vostre prime orme in questo fantastico hobby. Inoltre nel tutorial di oggi voglio anche insegnarvi l'ABC di come si estraggono le pagliuzze d'oro e granuli dal piatto e si mettono all'interno di un contenitore, quale può essere una provetta portacampioni oppure lo snuffle bottle. Per la ricerca del metallo prezioso lungo gli alvei dei fiumi si necessita di pochi ma essenziali strumenti. Con questo piccolo piccone si cercano di disgaggiare i sassi con l'obiettivo di raccogliere, grazie alla sessola, il sedimento che rimane intrappolato tra un ciottolo e l'altro, quello è aurifero. Invece il piatto non è altro che un catino, il quale vi permetterà di suddividere nella fase chiamata lavaggio il metallo, cioè l'oro, che rimarrà al fondo in quanto è molto denso, dallo sterile il quale verrà scartato. Tendenzialmente al piatto si aggiunge in posizione soprastante il setaccio. Il setaccio non è altro che uno strumento che vi permetterà di setacciare, cioè di suddividere quei sedimenti grossolani, sterili, inutili, da quelli invece più fini, completamente auriferi, che finiranno invece nel piatto, cioè nel catino contenitore. A questo punto col piatto pieno d'acqua si va al fiume e grazie all'ausilio dell'acqua sarà possibile suddividere le particelle più leggere e sterili dall'oro che è più pesante. Non è questa la sede per insegnarvi dove cercare l'oro. Sapete comunque che questo metallo prezioso, anche se in quantità molto scarsa e tendenzialmente molto raro, è diffuso in quasi tutti i fiumi in Italia. In alcuni maggiormente, i quali sono chiamati veri e propri fiumi auriferi, e invece in molti altri sostanzialmente non è presente o addirittura tanto è scarso da essere un bene collezionistico. Ma in generale nei fiumi in cui io mi sono recato, anche i quali sono considerati sterili, utilizzando le tecniche corrette qualche granulo può ancora spuntare fuori da aggiungere alla vostra collezione. Ho scelto di iniziare gli scavi in questa porzione in quanto siamo dietro questo grande masso, il quale ha agito probabilmente nell'ultima piena da trappola. In sostanza la piena non è riuscito a muoverlo e qua dietro sono sedimentati sedimenti pesanti. Quando cercate l'oro fate sempre molta attenzione a dimensione di massi. In questo caso questo masso ha agito probabilmente da trappola. Non avremo la conferma fino a quando non avremo lavato il sedimento. Adesso il nostro obiettivo è quello di spostare questi ciottoli e di andare a recuperare questo sedimento, il quale potenzialmente può essere aurifero, ma lo scopriremo solo alla fine. Ricapitoliamo brevemente che cosa ho fatto nello scavo, cioè in quella fase in cui si estrae sedimento potenzialmente aurifero. Ricordate che in questa fase difficilmente vedrete l'oro a occhio. Ecco perché ci serve un piatto per lavare il sedimento, concentrare quello più denso e pesante, tra cui l'oro è uno sicuramente dei minerali più densi all'interno di questo miscuglio di granuli minerali, e poi estrarlo, metterlo nella nostra boccetta. Questo è il mazzo che fa da trappola.
qua dietro c'erano tutti questi ciottoli che ho messo qua a lato in attesa del ripristino, cioè bisogna poi metterli dove una volta era lo scavo per ricoprirlo. Questa trappola potrebbe funzionare anche in futuro per la ricerca dell'oro. L'oro qua è molto fine, si trova in questo ghiaietto, quindi è imperativo di sgaggiare i ciottoli, in sostanza rimuoverli, i quali sono, come vedete, abbastanza sporchi e di conseguenza potremo perdere dell'oro. Ecco perché questo sedimento lo prendiamo, lo mettiamo insieme ai ciottoli sul setaccio. Il setaccio ci farà da screening, in sostanza ci farà la differenza perché andremo a lavare meno sedimento completamente aurifero, mentre i sedimenti che rimarranno nel setaccio lavati, e adesso vi spiego poi che cosa significa, andranno scartati. E in questa fase potremo anche cercare le gemme che sono nel setaccio, cioè le pietre più colorate, quelle che potremo darci potenzialmente un'applicazione. Ora non ci rimane altro che prendere il piatto, il quale è pieno per 2/3 di capienza, andare al fiume a lavare queste ghiaie e grazie all'usilio dell'acqua vedrete come effettivamente si può andare avanti nel processo. Prima fase quindi scavo completata, iniziamo la seconda fase detta di setacciatura o shaking. Abbiamo prodotto un concentrato, si spera aurifero, composto da minerali molto densi. Oltre all'oro però ci sono altri minerali alquanto densi, quali esempio granato, che ha un colore rossiccio arancione di solito, e magnetite, un minerale composto da ossigeno e ferro, magnetico e quindi che può essere estratta attraverso l'ausilio di un magnete, da qui il nome magnetite. Ogni fiume comunque ha un concentrato molto tipico, in questo caso specifico è molto rosso, legato al fatto che ci sono molti granati. Il fatto di trovare molto granato e molta magnetite al fondo è il sintomo effettivamente che siete in un posto molto aurifero. Adesso voglio raccontarvi come funzionano questi scalini nel piatto, i quali si chiamano anche riffles in genere. Il piatto XP ha ben 3 trappole differenti, addirittura 4 se si considera la superficie liscia come trappola, grazie alla sua normale rugosità. Infatti i minerali sono loro stessi abrasivi e via via, anche se questi piatti sono fatti di plastica e li comprerete e arriveranno lisci, fidatevi che pian pianino diventeranno sempre più rugosi e del resto è la rugosità che riesce a trattenere l'oro, e così funzionano anche gli scalini.
Facendo quindi un rapido ricapitolo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo scavato il sedimento potenzialmente aurifero dietro delle trappole che in questo caso erano di grandi massi. Lo abbiamo portato al fiume e con l'ausilio dell'acqua abbiamo setacciato. In sostanza abbiamo lavato tutti quei ciotoletti, le ghiaie, abbiamo cercato vi fossero dei grezzi, cioè delle gemme preziose, e quindi il contenuto del setaccio l'abbiamo scartato. A questo punto abbiamo preso il piatto, l'abbiamo immerso in acqua, a livello dell'acqua oltretutto, abbiamo iniziato a shakerare. In sostanza abbiamo iniziato a muovere energicamente il piatto, in maniera tale che l'acqua che cade all'interno del piatto va a bagnare i sedimenti, via via questo diventa un miscuglio umido, l'oro è molto denso e pesante e con queste vibrazioni va al fondo del piatto dove si concentra nel tempo. Siamo passati quindi al vero e proprio lavaggio, in senso stretto, dove i sedimenti sterili più superficiali rispetto all'oro che è concentrato proprio alla base del piatto vengono scartati nel fiume, in quanto sono completamente inutili in questo contesto e soprattutto a questo punto. Tutto l'oro, grazie al shaking, cioè alla vibrazione iniziale nel fiume, è andato al fondo. Tutto ciò che c'è sopra è sostanzialmente sterile, inutile. Arriviamo quindi alla fine di questo tutorial e con esso anche con la fase di rifinitura, l'ultima delle 4 fasi per estrarre l'oro. Nella fase di rifinitura avrete a che fare con poco sedimento, molto scuro, tipicamente ricco di minerali pesanti. Si spera anche con oro. L'oro ha un colore giallo, molto intenso, mentre gli altri minerali, di solito pesanti, hanno un colore variabile, nero per la magnetite, rosso per il granato e tendenzialmente potreste anche imbattervi in del piombo di un colore grigio. Fidatevi che anche come comportamento si muove molto poco al fondo del piatto. Adesso voglio farvi vedere come si raccolgono questi granuli e pagliuzze d'oro dal piatto, cioè da sostanzialmente questo cucchiaio di sedimento aurifero rimasto, chiamato anche concentrato, e come si mettono all'interno di una boccetta o di uno snuffle bottle. Allora ragazzi, siamo arrivati al termine di questo tutorial. Spero che qualcosa abbiate imparato su come si utilizza questo strumento, detto anche piatto, per cercare le pagliuzze e granuli d'oro, ma anche le pepite, lungo i fiumi italiani. La vera domanda è: questo oro quant'è? Bisogna scolare l'acqua, asciugarlo e pesarlo. A mio parere potrebbero essere circa 2 decimi di grammo. Quindi in questa giornata di ricerca quanto abbiamo effettivamente guadagnato? Se pensate che l'oro viene valutato circa 50 euro al grammo secondo il mercato attuale, questo fluttua ogni giorno, qua dentro abbiamo circa 10 euro di valore in oro. Ma tenete sempre in considerazione che è un bene collezionistico, quindi potrebbe valere anche molto di più. Ne vale la pena, non ne vale la pena? È un hobby. È una disciplina come tutte le altre, con un fine ludico ed amatoriale. Ed ora, grazie a questo video, spero che anche voi possiate intraprendere questo genere di disciplina e spero che con queste riprese vi abbia fatto venire anche voi un po' di febbre dell'oro. E siamo giunti anche alla fine di questa avventura, ma non abbiamo ancora finito. Mi raccomando, il tasto mi piace qua sotto fatelo esplodere, perché quando arriveremo a 100 mi piace farò uscire il nuovo tutorial su un argomento a vostra scelta. Tutto quello che volete, tutto quello che preferite, scrivetelo qua sotto e noi ci vediamo alla prossima.